Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di gennaio. Wow! Abbiamo la carta della luna, amici del cancro. La carta della luna è sempre una carta che parla di nostalgia, di passato, di proiezioni anche, perché comunque è illuminata a metà. Rimanda un po' a quelle sensazioni di tristezza, un po' così, no? Delle emozioni che ogni tanto ritornano a galla. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo come sempre che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e altri video che potrebbero essere interessanti. Allora, siccome YouTube ha cambiato le impostazioni e dal telefono è un po' più difficile trovare la descrizione, se volete trovare questa descrizione, vicino al numero di visualizzazioni c'è scritto altro. Voi cliccate lì e si apre una specie di finestrella. In fondo a questa finestrella c'è di nuovo scritto altro. Quindi voi ricliccate su questo secondo altro e vi si apre tutta quanta la finestra delle descrizioni, ok? Bene, allora cominciamo con un 5 di coppe, la carta del mondo, un 5 di bastoni, la carta del mago, la carta del karma, un cavaliere di bastoni e un asso di coppe al contrario, ragazzi. Allora, il 5 di coppe inizio lettura mi dice che qui qualche cosa non è andata esattamente come voi volevate, è una carta di perdita, perdita emotiva fondamentalmente. E qui può anche riferirsi al senso di colpa che avete per qualche azione che avete fatto, e magari essendoci la luna è proprio qualche cosa riferita al passato. Abbiamo poi anche la carta del mondo, che in realtà è una bella carta, è una carta che parla di compimento, di cambiamenti, anche di trasferimenti di lunga distanza. Il 5 di bastoni, ragazzi, è una carta di conflitto. Ho come la sensazione che qui è, è un conflitto positivo, nel senso che abbiamo comunque il mago, state in qualche modo cercando di ricreare il vostro mondo, perché avete anche la carta del karma, che è una carta di rinascita, e guardate, vedo questo cavaliere di bastoni apparire nella vostra vita. Potrebbe essere per qualcuno una persona che arriva, ritorna dal passato, ragazzi, perché abbiamo sia la carta del karma che la carta della luna. Ehm, Però ecco, diciamo che essendoci questo asso di coppe, forse non ci sarà proprio l'inizio incantato che magari voi vi aspettereste, ecco. Può Credo che la cosa si fermi più da un punto di vista, diciamo, fisico o comunque della compagnia, più che andare ad un livello affettivo con l'asso di coppe. Ma andiamo a vedere con i mini tarocchi che sfumature posso darvi in più. Allora, il 5 di coppe è spiegato da un cavaliere di spade e da un cavaliere di coppe. Wow! Ho come la sensazione che qualcuno vi abbia messo fretta nello scegliere, nel prendere una decisione e che quindi questo 5 di coppe possa essere una sorta di pentimento che voi avete nell'aver fatto questa scelta. Andiamo a vedere il mondo. 8 e di sì, cavaliere di bastone un'altra volta e 8 di coppe, ragazzi. Qui qualcuno si è spostato per andare verso la persona di interesse o se non è, perché potrebbe anche essere un fratello. Io vi ricordo sempre che questa è una stesa di relazioni affettive, quindi può riguardare anche la famiglia piuttosto che nello specifico magari per qualcuno i figli. Io in questo senso la sento come una relazione di coppia, però ognuno di voi poi lo applica alla propria realtà. Vi faccio presente che avete ben 3 cavalieri qui e un cavaliere qui, eh. Quindi ho come la sensazione che qualcuno qui abbia dovuto prendere distanza in un certo senso,
o ci sia stato appunto questo trasferimento, c'è qualche cosa che ha a che fare con uno spostamento e vi direi che lo avete fatto per andare verso questo cavaliere di bastoni. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Abbiamo la carta della morte, giustamente, e un 6 di bastoni al contrario e l'appeso al contrario. Sì, qui c'è qualche questione che non vi viene riconosciuta, c'è qualche questione che non cambia, mi viene da dire. Quando c'è il 5 di bastoni, normalmente le discussioni che si creano sono discussioni di poco conto e sono discussioni immature, quindi è un po' come se ehm, c'è la voglia di essere riconosciuti, di cambiare dinamiche. E comunque avendo la carta dell'appeso al contrario, qualche cosa si sblocca nel vostro modo di porvi o all'interno della relazione o al mondo in generale. Andiamo a vedere il mago. Allora abbiamo un 5 di pentacoli e la carta dell'eremita al contrario. Ho come la sensazione che cioè, sentiate che siete solo voi ad andare verso l'altra persona. Ho come la sensazione che l'altra persona in realtà non venga dalla vostra parte. Andiamo a vedere la carta del giudizio. Cioè, la carta del giudizio è spiegata dalla carta del giudizio, ragazzi. Allora, qui può essere che se state aspettando che qualcuno ritorni, ragazzi, arriva una chiamata, arriva la telefonata. Per qualcuno, se non volete che torni questa persona, arriva una sorta di presa di consapevolezza, ma qui vedo che arrivano delle possibilità. C'è un 7 di coppe. Io credo che sia una forte presa di consapevolezza da parte di qualcuno su come sono andate le dinamiche, sul perché magari di questa fretta. Ehm, è un lampadario che si accende in questo caso, non solo una lampadina. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Allora, abbiamo un 8 di bastoni e una regina di pentacoli al contrario. Di nuovo, ho come questa sensazione che non ci sia una comunicazione fluida, sia per l'8 di bastoni al contrario, sia per il 5 di bastoni, e che comunque ci sia qualche questione inerente. È come se non vi fosse riconosciuto quello che voi fate nella quotidianità. Andiamo a vedere questo asso di coppe perché ho come la sensazione che qui potrebbero chiamarvi o comunque darvi una notizia, farvi una comunicazione che potenzialmente potrebbe aprire delle porte, ma che la comunicazione non è fluida, non è completa. Quando l'otto di bastoni è al contrario, io la sento come una comunicazione intermittente, scarsa, poco chiara, proprio faticosa. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Abbiamo un 6 di pentacoli e un 8 di spade al contrario. Di nuovo, è sempre una questione di equilibri. Ho come la sensazione, ripeto, che vi rendiate conto, vi renderete conto qui che dovete fare qualche cosa per cambiare questo tipo di discussioni. Sento che molto dipende dal modo in cui voi vi ponete nei confronti dell'altro, che è un po' quello che deve cambiare con la carta dell'appeso. Imparate voi a vedervi in un altro modo e automaticamente imparerete a parlare di voi stessi agli altri in un altro modo e gli altri lo percepiscono. C'è la morte, c'è da lasciarsi indietro qualche tipo di questione, di atteggiamento. Vi faccio presente che avete il mondo, che sì, è una carta di spostamento, ma è anche una carta di chiusura cicli, inizio cicli, la morte, tagli e rinascite, e la carta del giudizio anche una carta di rinascita. E anche l'asso di coppe, nonostante ce l'abbiate comunque a testa in giù, non importa, però è nella lettura. C'è qualcosa qua che si deve sviluppare, che ha del potenziale, però tecnicamente vi manca questo riconoscimento. Ehm, Può essere anche voi nei confronti di voi stessi, perché vi ricordo che avete la luna tende a proiettare, quindi può anche essere che voi
tendiate a giustificare un po' troppo l'altro. Vi faccio un esempio per farvi capire che cosa intendo. Tendiate a giustificare troppo l'altro e non vi rendiate conto che in realtà l'altro manca di dedizione nei vostri confronti. Se per esempio l'altra persona è una persona che lavora tantissimo, ipotesi, potreste trovarvi a giustificare, ma lavora tanto, non ha tempo per la coppia, e invece ad un certo punto è una questione di scelte. Che cosa mettere prima rispetto ad altre cose è una questione di scelta. Allora, si lavora già tanto durante il giorno, se per mezz'ora smetto di lavorare mezz'ora, un'ora prima la sera, perché ci sono tante persone che lavorano anche la sera dopo cena, e sto con il mio partner o la mia parte, cerco di, il partner, e cerco di costruire un rapporto di qualità. Quindi ad un certo punto sì, va bene capire, essere comprensivi, ma non fatevi neanche fregare dal fatto che comunque non vi diano il giusto tempo. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti, perché è interessante, ci sono diverse chiavi di lettura anche qui. Va bene, andiamo a vedere una carta in più da questi oracoli. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che comunque stanno supportando il canale con i like, con le condivisioni, con le iscrizioni, con i commenti. E con i commenti non ho più tanto tempo di rispondere, ma li leggo sempre. Ok, questa carta vi dice non oggi. Quindi vi ripeto, questa mancanza di comunicazione che sento è come se sì, la chiamata c'è, il contatto c'è, ma una reale... Cioè, è come quando vi chiamano, come stai? Ma sì, bene, che cosa hai fatto oggi? Invece di mi sei mancata, ho ripensato a cosa abbiamo vissuto, alle cose importanti, insomma, no? È come se la comunicazione fosse sulla superficie, diciamo così. Perché qui c'è qualcuno che sta evitando un certo tipo di conversazione. Andiamo a vedere ancora una carta da questi oracoli, vediamo che cos'altro vi dicono. Di qualche cosa diventerete consapevoli, o sì, cioè questo è garantito perché avete 2 volte la carta del giudizio. Qui, avendo anche 7 di coppe, si apriranno un mare di opzioni, però fatevi dare il giusto valore e soprattutto voi datevi il giusto valore, perché comunque avendo anche l'8 di coppe girato al contrario, è un po' come se iniziasse a togliervi la benda dagli occhi. Mm? Ok, guardate, carta numero 45, tempo di andare. Io ve la metterei qui vicino a tutte queste carte di movimento che ci sono, perché ho proprio come la sensazione che potrebbe esserci uno spostamento o che stiate pianificando anche un viaggio. Guardavo se c'era il carro, ma no. Anche l'eremita è una carta di viaggio spirituale in realtà, però anche la carta dell'eremita ha questa idea di movimento all'interno di un percorso. È una carta numero 45, è un po' come se vi dicessero, ok, le cose sono mature, è tempo di staccarsi dalle cose del passato fondamentalmente. E qui lo vediamo, eh. Qui lo vediamo, ragazzi. Vi ripeto, l'unico incastro che un po' sento con la carta dell'eremita al contrario, il 5 di, ehm, e il 5 di pentacoli, è che vi sentiate soli, ma avendo l'otto di spade in un certo senso è un vostro modo di vedere le cose. In realtà si può essere soli anche in mezzo a un gruppo di persone e ci si può sentire, come vi posso dire, bene anche quando si è isolati. E secondo me è un po' quello che dovete lavorare, perché qui c'è una paura dell'abbandono. Fondamentalmente quando c'è un 5 di pentacoli si parla di ferita di abbandono o ferita da rifiuto, che potrebbe essere un bene, insomma, elaborare o sviscerare, perché comunque qui avete sia l'eremita al contrario, sia l'otto di coppe, quindi è una ricerca interna anche. Ma arriva perché avete il giudizio e poi comunque vi ripeto, se siete single, arriva questa nuova persona che può darvi delle buone prospettive, però ecco, probabilmente fate attenzione a come si approccia a voi e imparate a darvi il giusto valore, ok?
Guardate, il fatto che voi abbiate capito, o che comprenderete comunque, darà anche la possibilità a questo asso di coppe di girarsi al dritto ad un certo punto, perché quando c'è la comprensione da un punto di vista della mente, arriva poi anche quello che è una compassione, lato amorevole, che arriva poi dal cuore. Ma qui è la questione è darsi il giusto valore, come vi dice questo 6 di pentacoli. Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura sia stata di ispirazione. Io vi ringrazio di tutto il vostro supporto, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!